Ragazzi, buongiorno, questa mattina ci salutiamo da Neuquén, nel dettaglio dalla stanza che ci ha tenuto tra virgolette bloccati per 5 giorni a lavorare. Questa era la mia postazione da lavoro, ma ora riprendiamo la Tenerona, direzione Cordigliera. Prima però devo farvi vedere mia moglie che si è trasformata in... Bonnie. Perché Bonnie? Di Bonnie e Clyde, perché io ho in mano questa roba che adesso vi stiamo per mostrare. Siamo diventati ricchi negli ultimi giorni, guardate la quantità di denaro contante. Ricchi anche se non me ne ero accorta, come dice mia madre, o siete diventati ricchi o siete diventati pazzi. Questa è in realtà la quantità di denaro effettivo, cioè contante, con cui dovremmo pagare la struttura, ed è l'effetto della grossa svalutazione del peso. Non pensate assolutamente che questa struttura, questa camera di hotel costi tanto, perché tutta quella montagna di soldi a grandi linee corrisponde a 270 euro. Questa mazzetta di soldi è circa 30 euro, ragazzi. Vamos a pagare e vediamo se la reception è così felice di prendere tutti questi soldi di taglia piccolissima. Non è colpa nostra, ieri sera siamo stati a prelevare, avevano finito i contanti di taglia più grande e ci hanno dato per forza di cose questi qua. È anche vero che noi non possiamo trasportarli in moto, quindi incrociamo le dita affinché li prendano. Anche perché per avere una quantità di denaro tipo 1000 euro in taglia piccola bisognerebbe avere un'altra valigia per i bagagli, e con i bagagli, come sapete bene, siamo pieni. Sara con la busta, apriamo la busta. Faccio come i francesi con la baguette. Per questa volta ascensore. Un po' di preoccupazione. Piso bajo. E la moto nella cocera. Qualcosina di spagnolo, dopo un mese iniziamo a capirlo. Ancora dobbiamo fare molta strada, però dai, siamo sulla strada giusta. Ora vediamo quella della reception, come reagisce. Alla fine è stata contenta, visto? Sì, è stata anche tranquillissima, ha detto mi hanno ucciso con il cambio. Io ho detto sì, lei ha detto per noi non è un problema. Ho detto per noi sì, perché con la moto, ah sì, sicuro, ovvio. Ora andiamo alla Tenerona. Tenerona già carica. C'era un'altra macchina che come noi doveva salire. Ci hanno fatto segno. Ascensore per la Tenerona. Solo che ora bisognerebbe avere la retromarcia per la Tenerona, perché l'uscita è di qua. Vai. Stop. Sensori parcheggio. Aria fresca stamattina. Siamo arrivati con 42 gradi, il giorno dopo 38, il giorno dopo 29, ieri era freddo, oggi è freschino. Si va. Per ora lo stesso abbigliamento intimo sotto, iniziamo a chiudere le zip. Direzione Rahue, Bajada de Rahue, che è una strada fantastica, la vedrete. Il solito tanto verde delle città sudamericane, una cosa fantastica. È vero che hanno tanto spazio, possono permetterselo. Onestamente faccio fatica a capire come funzionano i dare la precedenza, cioè nel senso, qua in fondo ai semaforo, ma io devo andare a destra. In teoria posso andare, no, non posso andare. In teoria sì. Cioè loro mettono i semafori al di là della strada, è comprensibilissimo, ma ci sono alcuni casi dove non ci sono semafori, quindi non si riesce a capire se devo dare precedenza e chi deve passare prima, perché la segnaletica sulla strada è poco comprensibile. Dopo 5 giorni lasciamo Neuquén, non ve l'abbiamo mostrata perché questa è una città considerata di passaggio, si trova al centro, perché se guardate l'Argentina si trova effettivamente al centro tra la cordigliera e il mare, però ha poco da offrire come città turistica.
Ora abbiamo ripreso la strada principale, la strada che avevamo fatto quando siamo arrivati. Questa strada porta diretto a Zapala per prendere la ruta 40, ma noi la lasceremo prima per addentrarci in un luogo un po' più remoto. Vediamo poi se piacerà a noi e piacerà anche a voi. Abbiamo studiato molto questi giorni, quindi andiamo sempre alla ricerca dei luoghi un po' più particolari, appunto per condividerli e per cercare di uscire fuori dalle strade del turismo di massa. Arrivando da nord a Neuquén si incontrano tantissimi vigneti di Malbec, di Chardonnay, di Pinot Noir. Queste coltivazioni sono state rese possibili grazie a delle oasi artificiali creati in un ambiente che altrimenti non l'avrebbe permesso perché è proprio semidesertico. Fuori Neuquén la strada è tranquillissima, non c'è tantissimo traffico e l'asfalto è in ottime condizioni. Siamo a 460 metri di quota e a sinistra si vedeva tutta la vallata di Neuquén, molto verde perché appunto c'è il fiume Rio Negro. Terra rossa, come il continente nordamericano. Siamo già nella regione della Patagonia. Stiamo scendendo di quota, infatti torniamo alla quota del Rio Negro e si è riaperto il panorama tutto molto verde che appunto riguarda la vallata di Neuquén. Molti baracchini che vendono frutta, fruttigia, fragole, cereza, ciliegie. Nel dialetto maceratese, cerezas, ciliegie, si dice proprio cerece. E poi mi dite che parlo abbastanza bene lo spagnolo. Certo, parlo il dialetto maceratese. La zona di Neuquén è anche un centro paleontologico importantissimo per quanto riguarda appunto la scoperta di fossili e di ossa di dinosauri. Ve le mostreremo fra un po'. Di cui vi andremo a parlare, Plaza Winkul, dove nel 1989 un signore trovò nella sua proprietà delle ossa giganti fossili dei dinosauri. Cielo quasi completamente terso. Il motociclista era un ragazzo molto giovane, aveva anche lo skate caricato dietro, top. Lungo la strada incontriamo delle casine con delle scritte, qualcuno ha delle statue religiose all'interno, queste che avete visto avevano delle bottiglie all'interno. Non so, se qualcuno di voi ne conosce il significato lo scriva nei commenti. Spettacolo, ragazzi. Ecco il dinosauro all'entrata di El Chocón e il lago Mangrujo. Entriamo a sinistra per raggiungere quella costruzione di dinosauro che vediamo da lontano. Vediamo se riesco a portare la tenerona sotto al dinosauro. Siamo a El Chocón e proprio a El Chocón fu rinvenuto lungo il lago che abbiamo appena visto, il Mangrujo, un'enorme orma di dinosauro. Di sabbia qua, via liscia la tenerona, qua un po' di sabbia. Come prendo un po' di sabbia la sento davanti che ondeggia, ma è abbastanza tranquillo.
Andiamo a toccare il dinosauro. Andiamo a vedere insieme questa raffigurazione sicuramente molto hollywoodiana. Non c'è praticamente nessuno, solo una famiglia con dei bimbi piccoli. Dato che noi siamo dei ragazzi inside, andiamo a vederlo anche noi. Eccolo qua. Andiamo a vedere di che materiale è fatto. Tipo cartongesso. Quello che i paleontologi e i cacciatori di fossili ritrovarono qui in questa zona compresa tra Villa El Chocón, il lago Los Barriales e Plaza Huincul si rivelò essere uno degli erbivori all'epoca, fine anni 80, più grande, lungo 40 metri e alto 18 metri. Al museo di El Chocón è esposto anche il dinosauro carnivoro più grande mai esistito sulla faccia della Terra, anche addirittura più grande del Tyrannosaurus Rex del Nord America. A Los Barriales, un lago poco distante da qui, c'è un centro paleontologico molto importante, è aperto agli studenti, agli studiosi, agli scienziati, ma non hanno fondi necessari per poter aprire il centro ai viaggiatori di passaggio. In quel centro paleontologico sono anche esposti altri fossili e addirittura uova di dinosauro. È una scoperta eccezionale che, se fosse avvenuta in altre parti del mondo, come nella parte nord di questo continente, avrebbe fatto uno scalpore enorme. È importante comunque, però non così fantasmagorica come se fosse accaduta da qualche altra parte. Venite a visitarla. Veduta splendida del lago Mandrusio di Fonternoi. E i classici rumori di insetti delle zone desertiche o semi-desertiche. Questa è chiaramente un'attrazione per i turisti, un richiamo giocoso più che altro per i bambini, per le famiglie, perché la parte sostanziale scientifica è da visitare sia nei musei che nel centro paleontologico. Ricordiamo il museo a Villa El Chocón, il centro paleontologico al lago Los Barriales o al lago Barriales. Andiamo a vedere se possiamo riuscire anche a vedere l'enorme orma di dinosauri proprio nel lago di fronte a noi. Bellissimo panorama, passeggiata fantastica. Acque azzurre e limpidissime, contornate da terra rossa, spettacolo puro. Tantissime cabañas bellissime, quindi se passate da queste parti fermatevi e pernottate qua. Per raggiungere las huellas, cioè le orme del dinosauro, dobbiamo compiere 5 km dall'altra parte. La strada per l'impronta non è delle migliori, però comunque abbastanza battuta. Il navigatore mi dice 2,8 km, circa 7 minuti. Qua un po' di sabbia, che poi penso sia il letto del fiume. Dai Tenerona, dai, grande. Certo che per essere un'impronta di dinosauro, la prima impronta di dinosauro ritrovata, potevano fare anche una strada un po' più comoda per arrivare, però siamo in Sud America ed è giustissimo così, siamo noi che ci dobbiamo adeguare e la Tenerona deve resistere e all'occorrenza Sara deve scendere. Diventa ancora più piccolina la strada qua. Qua c'è un po' di sabbia. Piedi, anche se in due non è che sia il massimo, però pian pianino andiamo avanti, anche perché, come leggo nei commenti, ne siamo tanti qua sopra la Tenerona, quindi l'unione fa la forza. Sara va in modalità stand by perché non la sento più parlare. Dai Tenerona, dai. 1 chilometro. Cioè ragazzi, il colore delle acque è spettacolare, ci ricorda un po' il lago Powell negli Stati Uniti. Siete curiosi come noi di vedere l'impronta di dinosauro? Las Huellas, sito di interesse paleontologico ecologico. Questa è la postazione da dove si osservano le orme dei dinosauri e questa è la spiegazione del perché
sono arrivate fino a noi. Sembra che il dinosauro sia passato in questa zona quando la terra era particolarmente umida e il sole subito dopo abbia contribuito a seccarle, e subito dopo probabilmente dai sedimenti si siano depositati, probabilmente per un'alluvione. Questi sedimenti hanno fatto sì che potesse arrivare fino a noi. Le orme sono queste con 3 dita che vediamo, che grazie ai sedimenti che si sono cementati praticamente sono arrivate fino qua. Dimensioni saranno 40 x 40. Orme a parte, posto bellissimo, super tranquillo, ma ora dobbiamo fare questa salita qua. Quella là in fondo. Oh my god! Tenerona, siamo tutti con te. Tira fuori tutti i muscoli. Dai, dai Tenerona, number one. Da qua dobbiamo venire. La ragazza con la polo era rimasta in bilico. La Tenerona, ragazzi, numero 1. Bisogna fargli i complimenti ogni tanto, dai, bravissima. Che sicuramente al video non sembra, ma era molto ripida. Poi non vi dimenticate che guido una moto da oltre 5 quintali. Questo è chiuso, Google, perché ci fai questo? Allora, girare qua, aspetta. Bisogna fare attenzione perché ogni tanto c'è un po' di sabbia e tende a chiudere lo sterzo davanti. Ovviamente te ne accorgi all'ultimo. Comunque l'asfalto dovrebbe essere qua in fondo perché vedo le macchine sfrecciare. Ok ragazzi, un applauso alla Tenerona anche oggi, strameritato. Sì, perché allora quello lo so detto, aspetta. Al museo di El Chocón è esposto, sono esposta fosse più grandi, ma uno degli erbivori.